Buongiorno e benvenuti, nuovo video tutorial. Allora, questo sarà il tutorial di un paio di orecchini molto eleganti, veramente elegantissimi. Non sono grandi, si può dire che hanno una misura media. Eccoli qua, e li ho nominati Lux. Vi faccio vedere il retro. Veramente molto belli. Poi in queste colorazioni con l'oro sono stupendissimi. Ho inserito qui un piccolo strass giusto per dargli un po' di movimento, perché non mi piacevano senza inserire niente. E adesso vi faccio vedere un'altra colorazione che ho preferito realizzarlo come ciondolo. Eccolo qua, ho inserito questa catenella molto elegante, anche questo molto fine, direi. E adesso vi faccio vedere l'altro paio, e questo che ho pensato di realizzare un mix di colori tipo argento, e questo non è proprio oro, e lo faccio vedere la colorazione. E come vedete, la Dragao Galvanese Yellow Gold non è proprio un oro, e mi piace molto, perché le dà un senso di antico. E qui ho preferito inserire questa piccola catenina. Volendo si può non inserire niente, oppure una goccina, quello che vi piace di più. Allora, per realizzare questo progetto dovrete incastonare una goccia da 18x13, e l'incastonatura, cioè il tutorial vi lascerò nell'info box il link, perché è diversa, è realizzata con delle Miyuki e Toho. Allora, un'altra cosa che voglio dire, se avete una goccia così ecco, un po' di tosse, se avete una goccia così da Swarovski, oppure diciamo quelle normale, ehm, realizzate il tutorial come non il tutorial, scusate, realizzate l'incastonatura come nel tutorial. Se invece per caso avete queste, perché io ho anche queste, come vedete sono molto all'indietro, sono molto cicciotte, così come in questo caso, perché le ho utilizzate qui, mi piacevano tanto il colore. Allora in questo caso all'indietro, quando chiudete il lavoro, invece di un giro con le 15 bisogna realizzarne due. In questo modo è più fisso. Ecco, se ne avete così, se no tutto normale. Allora iniziamo a realizzare il looks, ed eccoci qua. Allora, quando avete incastonato il cabochon, si inizia da qui. Questa blu è una toho, si inizia da questa toho blu, qui è la punta, e qui leggermente più a destra trovate la toho. Io ho inserito una di colore diverso, ma anche per facilitare il tutorial, così si capisce meglio. Ecco, allora usciamo da questa toho e prendiamo 3 11 0. Ecco, mi sono ricordata che non vedete i materiali necessari. Allora 11 0, 15 0,
bicono da 3, bicono da 4 e bicono da 6 millimetri. Questo è tutto. Allora 3 undici, entriamo nella stessa toho, rientriamo in tutte e 3, prendiamo un'altra 11 ed entriamo nella toho successiva, altre 2 undici, ed entriamo nella 11 appena inserita e nella toho, un'altra 11, ci colleghiamo con la toho subito dopo, adesso 2, entriamo nella 11 appena inserita e nella toho, un'altra 11, ci colleghiamo con la prossima toho e questo si fa fino alla fine. Ci vediamo qui. E allora sono arrivata alla fine, fino a quest'altra toho, e ci troviamo così. Adesso per continuare entriamo nella prima 11, prendiamo un'altra 11 ed entriamo in quella prossima, adesso tra tutte queste punte che vedete che sporgono di più, queste 11, dobbiamo inserire un bicono da 3 per 7 volte. Tre, 4, 5, 6, 7. Adesso prendiamo bicono da 4 e l'altro. E qui si continua a inserire quelli da 3, che saranno numero di 7. Ci vediamo dopo. Ed ecco inserito tutti quanti, usciti
Dalla 11 prendiamo un'altra 11 e ci colleghiamo con la prossima. Prendiamo una 15 0 e ci colleghiamo con la punta, questa 11 che si trova tra le due toho. Un'altra 15, ci colleghiamo con queste due 11 0. Prendiamo 3 11 0, ci colleghiamo con il bicono. Adesso tra ogni bicono dobbiamo inserire una 11 0. Tra i biconi da 4 dobbiamo inserire 2 11 0. E adesso si continua ad inserire una fino alla fine. Allora adesso, usciti dal bicono da 3, dobbiamo prendere le 3 11 0 e ci colleghiamo con queste altre. Andiamo avanti, entriamo anche nella 15, entriamo, ci colleghiamo con la 15 dall'altra parte ed entriamo anche nelle prossime. Questa che sarebbe la quarta delle 11 la saltiamo, entriamo nella prossima. Io la salto perché inserisco l'anellino, allora il foro rimane più libero. Eccoci qua. Adesso prendiamo delle 11 0 tipo 3 per tutto il giro fino qui, 3 11, ci colleghiamo sempre con questa 11, altre 3, fino qui. Al di sopra del bicono da 3 dobbiamo inserire queste 3 11 ed ecco, sono arrivata qui. Adesso sopra il bicono da 4 dobbiamo prendere 5 11, ci colleghiamo con le 2 11 0.
altre 5, ci colleghiamo con la prossima 11 e qua sopra sempre 3 fino alla fine. 3 e quando arrivate qui chiudete il lavoro perché si avvia un altro filo per continuare il lavoro. Allora ecco che ho finito il giro. Come dicevo prima, per continuare bisogna o vi fate strada con il filo che avete fino qui oppure avviate un altro filo. Per me è più facile che fare in questo modo. Ho avviato un altro filo, sono entrata qui e ho proseguito. Allora, per continuare bisogna uscire dalla 11, la terza 11 del gruppo da 5. Qui sopra abbiamo 5 11 0 sopra il bicono da 4. Allora usciamo dalla terza, prendiamo un'altra 11, il bicono da 6, un'altra 11, in questo modo, e ci colleghiamo con la terza 11 del gruppo subito dopo, in questo modo. Adesso da qui entriamo nelle prossime due 11, entriamo nel bicono da 4, in queste due 11, in queste altre due, e in questa 11. Adesso prendiamo 5 11 0, rientriamo nella seconda, facciamo una specie di angoletto, una V, prendiamo altre 3 ed entriamo nel bicono da 6. Rientriamo nelle 3, nelle prossime 3, nelle prossime, così si collegano tra di loro, nella 11 nel bicono da 3, e adesso entriamo in queste due 11. La seconda è proprio la seconda del gruppo da 3, che è una punta, vedete? E qui prendiamo una 11, 2 bicono da 3, una 11, e ci colleghiamo con queste 3. Rientriamo in queste 3, prendiamo
una 11, 2 bicono da 3, una 11, e ci colleghiamo sempre con la punta del gruppo da 3, che è questa qui. E dicono adesso si può dire che è finito, molto molto bello. Se non avete un perno con 2 fori, con 2 anellini, ecco, per potervi agganciare, allora qui o mettete una catenina, come in questo caso, magari più corta, oppure prendete 9, 11, 0 e realizzate una catenina così, tipo una solina per potervi agganciare. A dopo. E allora eccoli finiti, sono molto molto leggeri. Questi sono gli altri, entrambe le colorazioni sono belle, anche questa mi piace molto. Allora questo è tutto, questi sono gli orecchini Lux, spero tanto che piacciono anche a voi. Grazie di cuore, ci vediamo presto, ciao.